Rango erano aperte, la gente non chiudeva la porta a chiave. E tu conoscevi tutte le persone del paese e avevi relazioni con tutte le persone. Era un paese aperto. Una volta Rango era tutto diverso di adesso. C'erano tutte nei portici lì, dove ad esempio al Catenaccio, c'erano tutte stalle, con dentro le mucche. Sì, tutte stalle erano, capre e mucche. Allora, io ti parlo di Rango 70 anni fa, ok? 65-70 anni fa. Nella parte bassa del paese non c'erano case perché era destinato alla coltivazione, perché era la parte più bassa, più piana e quindi era possibile coltivare le patate, mentre la parte del paese era la parte alta, cioè fai il conto che una delle prime case nella parte bassa è stata costruita all'inizio degli anni 60, quindi fino allora non c'erano. Non c'era neanche la strada che passava, perché la strada veniva da Cavaglione e passava sopra dove c'è la chiesa, fra la chiesa e quell'edificio che c'è lì sopra. Le case collegate fra loro, divise per famiglie, avevano l'accesso da dietro del Pondelera, nel senso che il paese è in salita. Se tu vai in cima alla montagna, al Monte Serra, non vedi il paese là in fondo, lo vedi sotto, perché qua continua la discesa, che qua non ti sembra, è un effetto ottico, da su lo vedi che resta sotto. Quindi hanno sfruttato questa possibilità della salita per fare le entrate delle ere, dove dovevano portare su legno, dovevano portare su carichi pesanti, addirittura col carro. Ogni era che tu entravi, ogni pondelera che tu passavi per entrare nell'era, serviva magari 3-4 famiglie che avevano però le loro porte chiuse, chiudevano le loro ere. Però tu salivi e questa cosa, anche questa è una cosa interessante, è registrata, perché qui eravamo sotto il dominio degli austriaci, quindi era registrata nel catasto degli austriaci. E quindi non hanno potuto negli anni successivi chiudere, perché mi è comodo, perché era registrato, quindi era un passaggio obbligato che dovevano far passare le altre famiglie per andare nelle loro ere. Questo ha fermato un po' la speculazione della ristrutturazione pesante del paese. Quindi siamo passati agli anni '80, dove la gente è riuscita a risparmiare, a crearsi dei soldi per poter ristrutturare. Siamo riusciti a farlo negli anni '80 ed era cambiato il concetto di ristrutturazione. Quindi non più buttiamo giù tutto il vecchio, no? Ma manteniamolo ristrutturandolo in maniera intelligente. E se tu vedi, le case a Rango le hanno proprio ristrutturate in maniera intelligente, perché sono belle da vedere. Hanno mantenuto i sassi, hanno mantenuto le loro caratteristiche, hanno mantenuto l'intonaco esterno, non sono state stravolte dal cemento. E questa è stata la bellezza e una ricchezza per il paese. Era la chiesa, diciamo, la scuola, e dopo sì, c'era una piccola bottega, il prestinaio. La bottega era. Certo. Il macellaio. Mi ricordo mia mamma che mi diceva, quando aveva i soldi, vai a prendere 2 bistecche, digli che te le dia tenere, mi diceva. Il macellaio mi rispondeva, se sono dure digli che le porta indietro tua mamma, capito? Dopo che le hai mangiate però.
se no si doveva correre a Ponte Archeo, Santa Croce, ma non era i mezzi come che ci sono adesso, perché macchine erano rarissime a quell'epoca. Dopo è cominciato a venire La dai, macchina non venivano. appunto, Era su il macellaio della Zaccaria, Ricadona, i suoi, quelli erano gli unici che era la macchina, perché come diceva un po', il nonno del Flavio, il il sindaco. nonno del Flavio, e quello era l'unico che era la macchina che erano. Se occorre andare all'ospedale, Un'emergenza, diciamo. bisogna chiamare con lì perché non era che altri. C'era il dottore che aveva una moto, veniva una volta a settimana, passava, se qualcuno aveva bisogno. Sì, c'era un dottore che aveva una moto, si fermava sempre lì a via, lì alla chiesa, ma non era così la strada era più ripida, È cambiato tutto, anche la piazza qua dietro era tutta diversa. Adesso è cambiato perché hanno fatto tutto nuovo e tutte ste robe. Però anche le case erano ristrutturate, quasi tutte. Se no, una volta erano case tutte nere dentro perché facevano il fuoco magari sul focolaio, sai, si fumicava tutto che si affumicava. Poi sti anni che dopo si teneva magari per mangiare un coniglio o una gallina, sai, faceva l'uovo, ci contavano su ste cose, ecco, perché non c'era niente da mangiare, hai capito? E basta, non c'era tanto gusto, c'era da vestire. La fame non l'ho patita. Mio papà andava a prendere le cose semplici, quel che poteva, ma mangiavamo alla buona, né? La polenta, il latte ce n'era perché avevamo qualche mucca, la verdura. La miseria era quella, però si stava bene. La vita che faceva sti anni. Sì, era quella. Dopo si andava a caseificio, anche che avevano 3-4 bestie, se ne non di quelli che ne aveva anche, perché erano quei piccati che era una capra o una vacca. Noi altri avevano 3-4 bestie e andavano a caseificio che loro li caserevano, per farlo il dialetto anche. I caserevano andavano via il giorno prima a vendere il latte. Gli veniva a prendere il latte, mezzo litro, un litro, un quarto, anche un quartino, poco, e gli comprava quelli. Dopo un'altra volta, il giorno dopo, c'aveva la caserata un'altra persona. Conforme gli altri si portava, si prendeva la caserata. Ma ti diceva la caserata non solo come se portini. E veniva fuori il formaggio, il burro. E lui aveva buttato sul formaggio, lo metteva un po' di patate. Noi altri vivevamo così. E poi tanti che andavano su per il monte a fare il fieno. Sì. Su quelle montagne là dentro di Valmarcia, stava dentro una settimana, 15 giorni. Sì. Lì era una vita bestiale. Andava dentro a tagliare il fieno e dopo lo portava fuori per le sue bestie perché fare 7-8 mesi la bestia sulla stalla ci vuole da mangiare. E allora i campi erano pochi, miseri, perché i concimi ne era poco da buttare. Concimi non era. Forse non ne era neanche. Ecco. E poi che viene anche la roba buona da dire. Vabbè, rispetto sì, era naturale, diciamo, ecco. Andavi al negozio, compravi lo zucchero, tutto era sfuso, niente era confezionato. Lo zucchero te lo davano nella carta di zucchero, che ti serviva per quel servizio di prima, ma anche per accendere il fuoco. Andavi a prendere, io adoravo la Nutella, ma non c'era la Nutella, si chiamava Super Crema, era in barattoli di latta metallo, barattoli così, te la davano su un po' di carta, un cucchiaio, 2 cucchiai, in base a quello che compravi, su un pezzo di carta oleata, quindi la carta oleata non faceva uscire la Nutella, la Super Crema,
e tu arrivavi a casa e mangiavi quella. Prenotavi al negozio la lattina. Quando la lattina degli sgombri, che anche lì era tutto con la carta oleata, la lattina degli sgombri, la lattina della super crema, la lattina della conserva, finiva, tu la prenotavi la lattina dal negozio e la negoziante la dava una volta a te, una volta a te, una volta all'altro, e questa serviva per vasi di fiori o ti serviva per dar da mangiare alle galline, oppure come contenitori in casa per metterci le tue robe. Quindi tutto questo ha portato che tutto era riciclato, non avevi niente da buttare via, tutto ti serviva. Il mangiare naturalmente gli avanzi, avevi le galline, avevi l'orto e quindi anche quello era riciclato. Allora si viveva nella povertà. L'orto, una bestia, il maiale, non c'era tante cose da andare a vedere, a fare spese eccessive di vestiti e tante altre cose. Si stava nel minimo proprio. E Rango era così, molto abitato, famiglie alla buona, diciamo, Si era poveri, tanta. poveri. No, ma con una bestia viveva la famiglia. Sì, non come adesso che per vivere hanno 100 bestie o anche di più. Tutti avevano le capre, avevano una mucca, un maiale, cose in piccolo e vivevano uguali. Le scuole si veniva giù nel paese, che c'era la maestra Battaglia, erano molto numerose i figli delle scuole, sempre in 60-70 ragazzi di due paesi, Rango e Balbido, 60-70 ragazzini, tanti, con le 5 a classi, prima, seconda e quinta. Ecco, si faceva. Quando io a quella scuola lì che su Lori, si sente 3-4 classi. Ah sì, 3 classi e 2 Quattro. dall'altra conforme, dove li sistemavano, perché lo spazio era quello. In 2 paesi i figli erano tanti, allora partire dal 46 e andare avanti. Confronta adesso. Adesso è una desolazione in confronto, diciamo, perché adesso partono qui da Rango, tutta la quadra, Rango, Balbido, Cavarasto, e c'era giù 50-60 in 4-5 paesi. Ah sì. E quella, si vede che la vita, c'è un grande cambiamento. Ma le scuole lì erano belle, erano piacevoli anche, capisci? Perché eravamo tutti bambini piccoli. Partivo la mattina alle 7:30 a piedi e facevo 3 chilometri per venire a scuola Rango. L'unico riscaldamento che avevamo era quello, il fornello Ole, che veniva un signore qui di Rango a accendere la mattina. E allora le maestre avevano un po' di pietà per me perché arrivavo bagnato, fradicio, ghiacciato, perché la strada, poi non avevamo i monboot, non avevamo tutto. Quando veniva tanta neve non potevo salire, allora usavano, in dialetto si chiama troll, è uno spartineve a legno con un angolino davanti e siccome ero un bambino grande un soldo mi mettevano dentro quel triangolo lì con una coperta e arrivavo fin qui. La mattina si partiva a piedi, anche d'inverno con tanta neve così, si andava nella neve, si andava a Rango a scuola. Sì. Dopo a Rango c'erano tanti amici, c'era la chiesa, poi facevano la ricreazione alle 10, si usciva mezz'ora e si andava a giocare lì davanti alla chiesa, tutti a giocare lì bambini, dopo si andava dentro di nuovo e a mezzogiorno si andava a pranzo a casa, non c'era la mensa allora,
capito? Allora lì c'era il caseificio che facevano i formaggi e il formaggio le tiravano via il bordino intorno così, il casaro, e tirava via il bordino e li buttava nel siero, che buttava via fuori, che i sieri dopo venivano a prenderli per dar da mangiare ai maiali, il siero. E si correva lì al caseificio a vedere se si trovava qualche pezzo di formaggio lì, sai, il primo che arrivava, se riusciva a prendere un pezzo di formaggio di quei diciamo bordini lì, no? E che buoni che erano, sai che buoni che erano. Tanti bambini giocavano, si accontentavano dei giochi semplici, le cose, anche noi bambini, era mia amica che dopo è diventata mia cognata, facevamo le bamboline con la stoffa, con le stoffe che ci regalavano l'uno o l'altra, i giochi così insomma, non avevamo bambole e giochi, però giocavamo tanto lo stesso, eravamo semplici, ci accontentavamo di poco. Giocavamo dalla mattina alla sera. L'altro giorno siamo andati con la nonna a fare la passeggiata per raccogliere le erbe e lì mi è venuta in mano una piccola felce. È una felce fatta così con tante foglioline. Ecco, quella era il riso, perché noi giocavamo tutto l'anno. Andavamo dentro, eravamo in piazza, avevamo il muretto e uno faceva il negoziante e altri facevano invece, non so, le persone che andavano a acquistare. Quindi avevamo coi legnetti, le montagne di legnetti, i sassolini e poi questa felce era il riso. Uno veniva, comprava, noi gli davamo il pezzettino di carta con dentro la spesa, ci davano i soldi, ma non erano soldi, erano anche lì pezzetti di carta che vedevamo quanto spendevamo per fare la spesa. Faceva freddo, non c'era problema, andavamo a giocare dove? Nei pollai. Tant'è vero che una volta sono arrivata a casa ero piena di pulci delle galline, perché nei pollai le galline hanno le pulci e quindi i bambini prendevano anche queste, ma non era un problema, passava. Non c'erano occupazioni per i giovani, come si dice anche per i bambini, adesso c'è il GRES, c'è la palestra, c'è quello, c'è la pallavolo, c'è tutto, i bambini li tengono occupati, invece una volta i bambini erano qua a casa, andavano per i prati, per i campi, così, a giocare magari insieme, ma si giochi stupidi magari, sai, si andava più che altro nel bosco a fare una fassina di legna, un po' di legna da portare a casa, così per aiutare, così. Se no non c'erano i giochi che ci sono adesso, le palestre, tutte queste cose. Adesso i giovani li tengono impegnati da matti, a scuola, poi a pallacanestro, a pallavolo, a calcio, a quello, sono sempre impegnati. Una volta invece erano un po' abbandonati i bambini, è così. Mi ricordo che si andava a giocare a calcio giù in un prato, giù qua, si piantavano due legni, quelle erano le porte, va bene? E si giocava, si tirava a calcio, ma così, capito? Adesso è cambiato tutto. I ritmi funzionavano così. La mattina le donne si alzavano presto, andavano a mungere le mucche e poi portavano il latte al caseificio. Noi bambini ci svegliavamo forse un attimo dopo e poi c'era da fare i lavori in casa, preparare i pranzi, l'orto e la campagna da gestire, perché le donne lavoravano anche in campagna. Parlo sempre delle donne perché di uomini ce n'erano pochi, perché la maggior parte, quelli attivi, erano in giro che lavoravano. L'arrotino, contadino. L'ombrelaio. Allora fabbriche si doveva andare via, ecco, in poche parole. Gli uomini non avevano lavoro qui, non c'era lavoro in zona e quindi negli anni 60 erano emigrati e quindi andavano nelle città tipo Milano, Bologna e facevano gli arrotini.
quindi affilavano i coltelli oppure aggiustavano gli ombrelli e loro tornavano a casa durante il periodo in cui la campagna aveva bisogno, tipo, non so, tagliare il fieno, essiccarlo, e quindi per la fieniagione tornavano. Di fatto, per esempio, la sagra del paese, che è dedicata alla Madonna del 25 marzo, dell'Annunciazione, era stata spostata alla fine di maggio perché così si faceva festa anche con gli uomini che tornavano. Mio zio, ad esempio, è stato in Australia a lavorare, che abitava qua. È stato in Australia, è andato in Sudafrica e poi da Sudafrica è andato in Australia. È stato via quasi 20 anni e poi è tornato qua. Come papà, in America 2 volte le andava via, sempre nelle miniere. A Force, era via un fratello del mio papà, perché doveva avere il posto da andare a abitare, altrimenti non si entrava in America. E allora gli aveva assicurato che era il posto e le andava giù nelle miniere. E andava via prima che era via di sposarsi e le andava via che dopo sposare. Che quando è venuto il primo mio fratello aveva già 2 anni. La prima volta sì, si è sposata e da lì a poco tempo le andava in America e le è venuto che aveva 2 anni. E dopo le è ritornato via di nuovo, dopo queste guerre di mezzo che le è andato 3 volte in Russia, di qua e di là, che dopo in conclusione non ha preso niente, povero, altro che il carbone sui polmoni e basta. Ecco, è morto a 63 anni. E allora era facile. E il viaggio, andare via, me lo diceva sempre che era una ragazzina proprio, gli ha messo 40 giorni. Su una nave di quelle lì, partì a Genova, ecco, 40 giorni. Insomma, dopo che ne sta tanti che andava anche i calici su dei nevi. In Australia, è andato in Belgio, è andato in tanti posti, sempre per miniere o qualcosa di far simile. Sì, dopo i più tanti sono ritornati. Sì. Se appena li poteva stava qua, nei nostri paesi. Dicevano che l'America è qua. Perché a Caravia era dura la vita. Molto, molto dura. Noi qua a casa, nel 42-43, avevamo degli sfollati. I sfollati sono quelli che scappano dalla guerra. Mi ricordo che era quando passava, anzi dicevano il Pipo, che era l'aeroplano che passava, e lui aveva paura. Mi ricordo che mio papà ne venne giù per le coste per nascondersi. Perché quando passava, se era la notte il povero era tutto spento, non c'era pure la luce, no? E quello era il ricordo che mi aveva, se era piccolo, aveva 3-4 anni. Pochi anni. 4-6 anni. Io abitavo lassù e venuti i carabinieri, sentivo da mia mamma che dicevano chiudi le finestre con una tenda pesante perché vedevano la luce. Questo me lo ricordo che lo dicevano. E dopo quelle affari lì del Pippo, a Cavarasto erano venute giù delle bombe. Sì, 2 o 3 bombe a Cavarasto. A Cavarasto, sì. E sta 1 o 2 dei morti. Sì, 1 o 2 era morte a quell'epoca là. Tanti erano proprio in guerra. Mio marito, che aveva 12 anni e mezzo più di me, lui era in Germania, nei lager nazisti, lui era. È andato via a 19 anni. E tanti anche uomini che avevano la famiglia erano in guerra. C'erano quali mogli, tenevano quel poco che aveva la campagna e la mucca e si arrangiavano, insomma, ecco, così. Si sentiva, passava, come ricordo, le bombe a Cavarasto, era caduta una bomba e era morto un bambino. E di notte bisognava oscurare tutte le finestre perché diceva che passava il Pippo,
Allora, Adesso miserie. Miserie dopo che ne è sempre stato. Ecco, ma finché si sta bene, che si è giovani, si corre, si salta senza pensieri.